Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Siamo arrivati al penultimo segno, il segno dell'Acquario. Siamo alla fine, quindi ci manca veramente poco. Ancora un segno e poi abbiamo finito, così li avete tutti quanti. Segno dell'Acquario, fatto apposta con azzurro e blu, ok? Per dare quel senso di acqua, ok? Quindi vedete voi comunque i colori che volete usare, come sempre scegliete quello che più vi piace. Anche qua nel tutorial spiegherò la tecnica per fare il cambio colore. Sarà un tutorial un pochino più corto perché vi farò vedere solo praticamente questa parte, ok, della lavorazione, perché poi tanto questa qua è uguale e identica a questa, quindi ve la faccio vedere solo per una volta, poi rimandate indietro il video e ve la fate anche per la seconda parte. Comunque tutto spiegato, quindi nel tutorial vi troverete passo passo appunto quello che dovrete andare a fare, però appunto ho detto ne faccio solo una parte perché secondo me fare poi anche la seconda parte era uguale e identica, sarebbe diventata anche una cosa un po' noiosa, un po' lunga e noiosa. Quindi ho detto evitiamo, tanto appunto basta che mandate indietro il video e vi riguardate la parte, quindi è tutto uguale e identico, le due parti sono uguali e identiche. Ok, quindi vi lascio all'elenco del materiale al tutorial, però prima vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché vedo che molti non l'hanno ancora, non vi siete ancora iscritti, guardate i video ma non siete iscritti. Quindi attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi piace lasciate anche un pollice in su. Il materiale di cui avremo bisogno, come sempre, saranno due colori, quindi in questo caso io lo faccio con azzurro e un bluette, poi uncinetto da 2,5, forbici, ago e i marcapunti. Abbiamo tutto, possiamo iniziare. Per la presina dell'acquario vorrei spiegare prima un paio di cosine. Allora, innanzitutto, se volete portarvi il filo da una parte all'altra del lavoro, non importa, cioè va benissimo, quindi lo si può fare. Sappiate solo che qui dove c'è l'azzurro chiaro, ad esempio adesso il mio, si vedrà poi la riga, ad esempio, del blu. Per chi invece, come me, stacca e attacca il filo, ci serviranno praticamente 3 fili. Quindi un primo filo che farà questa parte qua, il secondo filo che farà questa parte qua e il terzo filo che farà quest'altra parte. Quindi se voi avete appunto anche solo un gomitolo, piuttosto se riuscite potete prendere una parte dall'interno gomitolo, una parte dall'esterno gomitolo, ma per attaccare un terzo filo vi conviene togliervene un po' prima, ok? Quindi se volete farlo così come lo faccio io, di staccare e attaccare il filato. Poi, siccome è una presina che praticamente il pezzo di lavorazione è solo questo qua, ok, della prima onda, perché poi si ripete, quindi io vi farò vedere solo questa parte e poi dopo questa ve la fate voi, cioè è inutile che vi faccio rivedere lo stesso lavoro, ok? Basta solo rimandare indietro il video e vi rifate di nuovo la stessa onda quando arrivate sopra. Comunque vi spiego tutti i passaggi fino ad arrivare a qua. Quando poi arriviamo qua vi dirò che appunto da qui in poi dovrete fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto prima, perché sono uguali, quindi non vi potete sbagliare. Ok, quindi sarà un pochino più corto sto video in modo che anche la lavorazione non diventa poi troppo noiosa, perché se vi faccio vedere la stessa cosa 2 volte secondo me diventa un po' noiosa. Sono uguali identici, quindi ve li lascio fare a voi da sola. Quindi prepariamoci appunto adesso un attimo il filato. Io combinazione ho un gomitolo che posso prenderlo appunto sia uno dalla parte interna e l'altro dalla parte esterna, e poi combinazione me ne era rimasto ancora un pochino della presina che avevo fatto già prima e quindi mi farò fuori anche sto po' di cotone che mi è rimasto.
voi appunto dividetevelo, fatevi appunto i vostri 3 filati, ok, da poter poi agganciare, e la presina praticamente inizia così, facendo 31 catenelle. Dalla seconda catenella dall'uncinetto si fa il ritorno di 30 maglie basse. Queste 30 maglie basse le dobbiamo fare per 5 giri. Questo è l'inizio di tutte le presine. Quindi il disegno inizia poi dal sesto giro in poi. Ok, quindi siamo qua. Adesso iniziamo già subito con il disegno e iniziamo con il sesto giro facendo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 8 maglie basse. Adesso cambiamo colore. Per cambiare colore praticamente andiamo a prendere la costina, questa qua in orizzontale, vedete che si è formata, della maglia, più la costina più a sinistra qua sotto dove si è formata la V. Noi andiamo a prendere solo la costina più a sinistra, quindi mettiamo l'uncinetto, lo facciamo passare nella costina orizzontale e in quella verticale a sinistra. Quindi prendiamo il nostro filo, ok, e lo facciamo passare dentro. Il filo, quello blu, lo tiriamo e la maglia rimane ferma, si è bloccata. Quindi con l'azzurro facciamo una maglia bassa, cambiamo di nuovo il colore, quindi di nuovo la stessa tecnica, prendiamo le 2 costine, facciamo passare il blu e l'azzurro, vedete, lo tiro e quindi si è bloccato. Adesso questo azzurro possiamo lasciare qua per chi vuole attaccare e staccare il colore come me. Se invece ve lo volete portare dietro, appunto, che non volete fare sti attacchi e stacca, avere troppi fili dietro che poi si ingarbugliano, passatevelo comunque, portatevelo dietro nella lavorazione. Quindi adesso con il blu facciamo 7 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore e ci attacchiamo col secondo filo. Quindi prendiamo, vedete, di nuovo il filo nuovo, ok, tiriamo il blu. Il blu ce lo dobbiamo sempre portare dietro perché è il colore della presina, quindi ci serve per lavorare da una parte all'altra di tutta la presina. Adesso di nuovo con l'azzurro facciamo una maglia bassa, quindi di nuovo cambiamo il colore con il blu. Questo azzurro di nuovo lo lasciamo tutto qua, facciamo di nuovo altre 7 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore, ok, quindi prendiamo il terzo filo azzurro e di nuovo con l'azzurro facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo con il blu, quindi questo azzurro possiamo lasciare tutto qua adesso, ok, lo tiriamo e con il blu andiamo a finire il giro con le 5 maglie basse che ci restano. Il consiglio che vi posso dare è, se anche voi avete 4 fili con cui lavorare, a ogni giro magari vedete un attimo di sgarbugliarvi i fili, ok? In modo che così non si intrecciano molto fra di loro e potete lavorare abbastanza tranquillamente, ok? Vedete voi un po' come siete più comode. Io ad ogni giro me li vado un po' a sistemare perché sennò poi non riesco proprio più a gestirli. Ok, quindi adesso per il giro 7 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 5 maglie basse, cambiamo il colore, quindi prendiamo il primo azzurro qua che ci ritroviamo, facciamo attenzione che una è la codina e l'altro è proprio il filo di lavorazione. Quindi con l'azzurro adesso facciamo 2 maglie basse, una e 2, cambiamo di nuovo il colore con il blu e questo azzurro lo possiamo anche lasciare qua e con il blu adesso facciamo 5 maglie basse, cambiamo il colore, quindi prendiamo questo secondo azzurro, ok, che abbiamo qua.
Adesso con questo azzurro facciamo 3 maglie basse e la prima è questa maglia blu che ci ritroviamo qua. Abbiamo il filo così che vedete ci passa in obliquo, noi ci andiamo a mettere con l'uncinetto sotto al filo in modo un po' di nasconderlo e fermarlo, ok? Quindi 3 maglie basse, 2 e 3, cambiamo di nuovo il filo con il blu, quindi l'azzurro di nuovo lo lasciamo qua, di nuovo con il blu facciamo 5 maglie basse, cambiamo di nuovo il filo con l'azzurro, quindi prendiamo l'ultimo azzurro che ci ritroviamo, di nuovo con l'azzurro facciamo 3 maglie basse e la prima è questa qua blu, quindi 1, 2 e 3, cambiamo di nuovo con il blu e andiamo a finire il giro, questo azzurro lo lasciamo pure qua, andiamo a finire il giro facendo le 7 maglie basse che restano. Per il giro 8 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 6 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, quindi prendiamo il primo azzurro che ci ritroviamo e con l'azzurro facciamo 5 maglie basse e la prima è questa qua blu. Adesso cambiamo di nuovo il colore con il blu, l'azzurro lo possiamo lasciare anche qua, con il blu lavoriamo 3 maglie basse, 2 e 3, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro e ci prendiamo il secondo azzurro che ci ritroviamo, di nuovo con l'azzurro andiamo a fare le 5 maglie basse e la prima è sempre questa blu, cambiamo di nuovo il colore con il blu, ok, questo azzurro pure lasciamolo qua, con il blu adesso andiamo a lavorare 3 maglie basse, 1, 2 e 3, cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, quindi prendiamo l'ultimo azzurro che c'è rimasto, con questo azzurro andiamo a fare 3 maglie basse e la prima è sempre questa qua blu, quindi 1, 2 e 3, cambiamo di nuovo con il blu, l'azzurro possiamo lasciare e andiamo a finire il giro con le 5 maglie che ci restano. Per il giro 9 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 5 maglie basse, cambiamo il colore, quindi prendiamo il primo azzurro, ok, che ci ritroviamo qua, con l'azzurro facciamo 4 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, quindi prendiamo il blu, questo azzurro possiamo anche lasciarlo qua, con il blu facciamo una sola maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo il secondo azzurro che ci ritroviamo, con l'azzurro facciamo 7 maglie basse, la prima è questa qua blu, quindi cambiamo di nuovo il colore con il blu, questo azzurro lo lasciamo qua, quindi con il blu di nuovo una maglia bassa, cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, quindi andiamo a prendere l'ultimo azzurro che c'è rimasto e di nuovo con l'azzurro andiamo a lavorare 7 maglie basse, la prima è quella blu, cambiamo di nuovo il colore con il blu, ok, l'azzurro lo possiamo anche lasciare qua e ci finiamo il giro con le 5 maglie basse che ci restano. Per il giro 10 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo 5 maglie basse. Adesso cambiamo il colore, quindi prendiamo l'azzurro, prendiamo il primo azzurro qua che ci ritroviamo e dobbiamo andare a lavorare 19 maglie basse. Però adesso vi faccio vedere perché dobbiamo portarci gli altri 2 fili che abbiamo,
questi qua, li dobbiamo portare dalla parte dietro, perché qua siamo sul davanti del lavoro, quindi ci serviranno dopo e quindi ce li dobbiamo portare dalla parte dietro, se no, se dopo che ci servono, qua sul dritto del lavoro, della presina, ci sarebbe praticamente la riga del filo che ci passa così. Invece noi la facciamo passare dalla parte dietro, ok? Quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi lavoriamo pure dove c'è la maglia blu sotto, ok? Quindi lavoriamo la maglia azzurra qua sopra, poi prendiamo il filato e lo facciamo passare praticamente dietro, ok? Ce lo mettiamo qua tutto sulla destra. Quindi quando andiamo a lavorare, vedete la nona maglia, io il filo ce lo devo avere qua sulla destra. Quindi prendo anche questo blu, ok, e vado a fare la 9. Qua se è un po' largo me lo tiro. Ok, vedete? E me lo sono passato dalla parte dietro e l'ho fermato. Quindi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di nuovo siamo arrivati alla maglia, questa qua blu, ok, che abbiamo lavorato. Di nuovo il filo, allora, questo ce lo dobbiamo portare qua, questo è quello di lavorazione, quindi il filo ce lo mettiamo dietro, quindi ce lo spostiamo tutto sulla destra, ok, della maglia, ok, vedete, è un po', ok, andata, bisogna prendere un po' con calma, però si fa, ok, e si fa la maglia. E quindi ero, non mi ricordo più, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 e 19. Vedete le maglie, cioè i fili li ho passati dalla parte dietro, quindi ce l'abbiamo già qui pronti per quando poi ci servono per lavorare, ok? Quindi adesso cambiamo di nuovo il colore, quindi prendiamo questo blu, questo azzurro lo possiamo anche lasciare qua, che adesso non ci serve più per adesso, e con il blu finiamo il giro facendo le nostre 6 maglie basse. Per il giro 11 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 7 maglie basse. Adesso cambiamo il colore e andiamo a prendere, ok, qua adesso vedete abbiamo i fili azzurri. Scusate, c'ho il gatto chiacchierone stamattina. Tito, vieni. E mi risponde, ok. Quindi andiamo a prendere l'azzurro, proprio il primo filo, ok? Quindi abbiamo il primo, il secondo, questo qua c'è, sarebbe il primo, il secondo e il terzo. Noi andiamo a prendere proprio il primo. Quindi ci agganciamo, ok? Quindi con questo azzurro adesso andiamo a fare 5 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo, ok, il colore. Questo azzurro lo possiamo anche lasciare qui dov'è. Adesso con il blu andiamo a fare 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro e andiamo a prendere il secondo, quindi questo qua dietro. Vedete, per quello che ve l'ho fatti passare dietro prima, perché se no, vedete, avevamo poi la riga così del lavoro. Invece questa, siccome la parte dietro va bene, pure che c'è la riga così, non importa, se no avremmo dovuto staccare e riattaccarli dopo, però secondo me c'erano troppi poi attacca e stacchi, quindi era meglio passarli dietro e poi portarceli quando avevamo bisogno
nel punto indicato. Quindi adesso di nuovo con l'azzurro facciamo 5 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, quindi prendiamo il blu, questo azzurro lo possiamo anche lasciare qua, quindi con il blu adesso andiamo a fare 3 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere l'ultimo azzurro, che è questo qua dietro. Di nuovo ce lo passiamo, vedete, qua, quindi ci sarà una bella riga obliqua. Ok, adesso con questo azzurro facciamo 2 maglie basse, una e 2, quindi cambiamo di nuovo il colore con il blu, l'azzurro lo possiamo lasciare qua e andiamo a finire il giro con le nostre 5 maglie basse. Nel giro 12 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 5 maglie basse, cambiamo il colore, quindi andiamo a prendere questo azzurro qua, ok, ci agganciamo, con questo azzurro andiamo a fare una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore con il blu e questo azzurro lo possiamo già staccare, perché poi lo riattacchiamo dopo per fare l'altra onda, non ce lo portiamo su da adesso, ok? Quindi lo stacchiamo per ora. Quindi adesso questo azzurro appunto lasciamo tutto qua, con il blu andiamo a fare 5 maglie basse, adesso cambiamo di nuovo il colore, quindi andiamo a prendere l'azzurro che abbiamo qua davanti, con questo azzurro andiamo a lavorare 3 maglie basse, 1 2 e 3, cambiamo di nuovo il colore con il blu, l'azzurro lo possiamo anche lasciare qua e con il blu di nuovo andiamo a fare 5 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, quindi prendiamo l'ultimo azzurro che c'è rimasto qui davanti, con l'azzurro di nuovo andiamo a lavorare 3 maglie basse, 2 e 3, cambiamo di nuovo il colore con il blu e andiamo a finire il giro facendo le 8 maglie basse che ci restano. Adesso per il giro 13 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 9 maglie basse. Adesso cambiamo il colore con l'azzurro, ok, quindi con l'azzurro andiamo a fare una sola maglia bassa, cambiamo di nuovo il colore con il blu e questo azzurro pure lo possiamo staccare, quindi abbiamo finito con gli azzurri. Facciamolo sempre un pochino più lungo la codina in modo poi di andarla a fermare bene. Adesso con il blu andiamo a fare 7 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, quindi prendiamo l'ultimo azzurro che c'è rimasto, di nuovo con questo azzurro facciamo una sola maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore con il blu, quindi questo azzurro pure lo possiamo staccare e adesso abbiamo solo il blu attaccato, ok? Quindi adesso finiamo il giro con le 12 maglie basse che ci restano. Adesso per il 14° giro facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo praticamente 30 maglie basse, tutto con il blu. E questi giri di 30 maglie basse così con il blu lo dobbiamo fare in totale per 4 giri. Quindi facciamo il giro 14, 15, 16 e 17. Quindi arriviamo fino al giro 17, ok? Facendo le 30 maglie con il blu. Poi nel giro 18 praticamente si rinizia la lavorazione qua dal giro 6, ok? Quindi appunto quello che ho detto all'inizio si fa appunto solo, vi faccio vedere solo una parte perché poi l'altra è praticamente uguale, identica.
ok? Fate attenzione anche qua quando dobbiamo passare il filo praticamente dalla parte dietro e poi passarcelo, vedete, da una parte all'altra, ok? Quindi appunto è molto semplice, cioè non è niente di difficile, quindi confido in voi che ce la facciate senza che vi spiego di nuovo la stessa lavorazione, perché diventa noioso comunque, ok? Quindi appunto facciamo i 4 giri con il blu, arriviamo fino al giro 17, dal giro 18 fino al giro 25, praticamente la lavorazione è questa. Poi dal giro 25 fino al giro 30 si fanno di nuovo 5 giri solo con il blu, quindi non vi potete sbagliare. Ho finito, come vedete, la mia presina. Adesso ci sono i fili da sistemare, di questi qua sotto l'avevo già sistemati, mi mancano questi qua sopra. Quindi qua sopra semplicemente si mette il filo nell'ago e poi dove finisce, ad esempio qua, la maglia, ok, si va a mettere dentro, si fa passare l'ago qua, in modo da nascondere il filo e sembra che sia stato fatto un'altra mezza maglia, più o meno, si sia formata un'altra maglia. Quindi passiamo nella parte dietro e facciamo passare il filo un po' tra le maglie in modo da fermarlo. Ok, e quindi possiamo anche tagliare. Quindi adesso poi mi andrò a sistemare tutti gli altri fili che mi restano e fare il giro del contorno di tutta la presina. Allora, il contorno per la presina, io di solito facendo tutte le maglie, tutto quanto mi vengono 120 maglie più una maglia, la 121esima, che faccio quando vado a fare la chiusura invisibile. Sappiamo che quando si va a fare la chiusura invisibile si forma un'altra maglia, quindi appunto mi vengono 121 maglie in totale. Negli angoli faccio 2 maglie basse, voi appunto potete farne 2 maglie basse negli angoli, ne volete fare 3, volete fare più maglie qui nei laterali, meno maglie, va benissimo, l'importante è che le contate, perché se doveste fare 130 maglie, ok? Nella parte dietro della presina che dovete andare a fare, quando farete il giro del contorno ci devono essere le stesse maglie, non è che ne può essere una di più, una di meno, se no quando poi le andate ad unire non vi ritrovate. Quindi la parte dietro, ok, se la volete fare anche voi così liscia, normalissima, si iniziano con sempre le 31 catenelle, dalla seconda catenella dall'uncinetto si vanno a fare 30 maglie, quindi giri di andata e ritorno di 30 maglie per 30 giri. Ok, quindi e viene così, tutta di un colore, tutta liscia senza il disegno. Se invece poi volete fare anche nella parte dietro il disegno, avete solo da riguardarvi il video e ricreare il disegno anche per la parte dietro. Ok, quindi adesso ci facciamo tutto il giro del contorno, ci sistemiamo i fili e poi dopo vi faccio vedere per la chiusura. Ho finito, come vedete, il mio giro del contorno e ho messo i marcapunti anche per fermare la parte dietro. I marcapunti ne ho messo uno qua al centro per iniziare a fare il cappietto. Semplicemente qua nell'angolo dove ho fatto 2 maglie ho preso appunto la maglia che andava bene sia da una parte che dall'altra, che si univano, perché tanto le vedete quali sono quelle comunque che si uniscono, ok? Ho contato 15 maglie basse, nella 16ª maglia ho messo il marcapunti, che è più o meno la metà, vedete, della presina, in modo da iniziare a fare il cappietto. Quindi iniziamo proprio da qua, inseriamo l'uncinetto, quindi da una parte e dall'altra. Togliamo pure il marker. Ok. Io la chiusura la faccio con lo stesso colore del segno, ok, del disegno che ho fatto. Quindi per il cappietto facciamo 15 catenelle. Fatte le 15 catenelle, rientriamo di nuovo qui dove abbiamo iniziato e facciamo una maglia bassissima per chiudere il cappietto.
Ok, quindi ci spostiamo un po' il cappietto verso sinistra, facciamo una catenella e iniziamo il nostro punto gambero. Quindi per fare il punto gambero prendiamo tutta la maglia della prima presina con tutta la maglia della seconda presina, tiriamo fuori il filo e chiudiamo. Quindi di nuovo tutta la maglia della prima presina e tutta la maglia della seconda presina, agganciamo il filo, tiriamo fuori e chiudiamo. Ok, quindi questo appunto è il punto gambero, molto semplice, molto carino, molto delicato, secondo me ci sta bene in queste presine fatte con il segno zodiacale. La sto facendo tutto uguale la chiusura perché come ho già detto nelle altre, ma magari non le avete sentito, non ho voluto fare altri tipi di chiusura, tipo non so, una ventaglietti, perché io se no me lo sarei calcolato sulle mie 121 maglie. Magari se voi invece aveste avuto 130, 110, 150, le maglie non erano le stesse, quindi il calcolo non vi ritrovavate, cioè voi non era la stessa cosa. Quindi ho detto, boh, lasciamo perdere, se comunque voi la volete fare, fatevela, vi contate voi giustamente le maglie, vi fate voi il calcolo e vi potete fare qualsiasi altro tipo di chiusura. Io appunto per tutte ho usato questo qua, il punto gambero. Ok, quindi ci finiamo tutto il nostro giro al punto gambero. Quando arriviamo di nuovo qui al cappietto, dentro al cappietto lavoriamo 20 maglie basse. Ed eccola qua, anche la presina dell'acquario è finita, anzi le presine dell'acquario appunto sono finite. Belline, anche queste molto semplici, molto veloci comunque da fare. Sì, è vero, ci sono stati 4 fili, abbiamo lavorato con 4 fili, quindi è stato un po' un ingarbugliamento comunque diciamo nel dietro, però piano piano se appunto uno ha un po' di pazienza e lo vuole fare, lo può fare. O comunque, come ho già detto, si può passare il filo da una parte all'altra, quindi sta un po' a voi se scegliere il metodo un po' più semplice o un pochino più complicato. Ok, quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su e noi ci vediamo per il prossimo e ultimo segno zodiacale. Ciao!